Signore e signori, benvenuti. Oggi avrò l'onore di parlarvi dei padri fondatori dell'analisi dei mercati. Personaggi vissuti nel XX secolo, i cui studi e scritti ancora risuonano in ogni corso di formazione e di trading che si rispetti. I mercati cambiano in funzione di come cambiano i loro partecipanti. Questo significa che la precisione con cui certe teorie funzionavano 100 anni fa, ora certo non sarà più la stessa. E allora perché vi parlo di tutto questo? Beh, perché come ogni grande innovatore bisogna conoscere i grandi classici del passato per poter modellare la propria mente ad osservare con criticità gli eventi del presente. La maniera con cui interpretavano e osservavano i mercati allora può ispirarci ad adattare certi meccanismi al giorno d'oggi. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Chi sono i protagonisti della lezione di oggi? Beh, il primo è un grande surfer, amante delle onde, Charles Dow. Il secondo invece è un amante delle scalate, gli piacciono le montagne, i picchi e le valli. Parliamo di Ralph Nelson Elliott. Il terzo invece era un amante delle condizioni psicologiche e delle contrattazioni. Stiamo parlando di Richard DeMille Wyckoff. L'ultimo padre fondatore invece è un personaggio abbastanza particolare, quasi esoterico. Stiamo parlando di William Delbert Gunn. Dopo questa prima introduzione simpatica, direi che possiamo iniziare con le cose serie, con il primo grande classico. Charles Dow, nato nel 1851, fu giornalista e imprenditore statunitense. Pensate che insieme ad altri due confondatori crearono la società Dow Jones Company, da cui tuttora oggi provengono i principali indicatori finanziari che ci permettono di osservare la salute dell'economia americana. Se andiamo sul sito dell'S&P Global li possiamo osservare. Eccoci qui, vedete? Abbiamo il Dow Jones Industrial Average, uno dei più famosi indici dell'attività economica americana, il Dow Jones Transportation Average che invece si occupa della parte di trasporti, l'utilities, il composite che racchiude tutti quelli precedenti. Ecco, insomma, questi sono i prodotti nati e su cui Dow aveva sviluppato le sue teorie. Charles inoltre fondò anche il famosissimo quotidiano a sfondo finanziario ed economico che oggi conosciamo come il The Wall Street Journal. Insomma, come possiamo notare, il signor Dow ha creato il primo notiziario a livello economico, uno dei più famosi e distribuiti indici a livello internazionale per studiare la natura dei mercati. E ora parleremo della ciliegina sulla torta, la teoria di Dow. Dow morì prima di terminare un lavoro unico che potesse essere definito e chiamato come teoria di Dow. A questo pensarono i suoi seguaci più stretti, di cui possiamo leggere le opere riassuntive e le date di pubblicazione nella grafica in sovrimpressione. Questi studenti hanno fatto un lavoro di analisi e di contestualizzazione di oltre 250 scritti pubblicati da Mr. Dow sul Wall Street Journal. La teoria di Dow pone le basi per gli studi moderni dietro alla movimentazione dei principali indici finanziari e in generale degli asset direzionali. Secondo Dow, studiare e qualificare le varie tipologie di trend ci permette di avere un'osservazione più accurata sulle varie fasi di mercato, utilizzando volumi e correlazioni come ulteriori conferme per migliorare i nostri posizionamenti come traders. Parliamo ora dei 6 principi che compongono la teoria di Dow e partiamo dal primo principio. The average discount everything except the act of God. Con queste parole davvero patriota del Connecticut, Charles ci insegna l'importanza di creare un indice finanziario, il quale ci aiuta a limitare le influenze dei rischi non sistemici all'interno del nostro portafoglio. Infatti, comprendendo la differenza tra rischio sistemico e rischio non sistemico, possiamo dire che in un indice di 30 aziende in cui la maggior parte delle azioni ha un peso inferiore al 5% all'interno del paniere totale, la singola azienda che soffre non impatterà così negativamente l'andamento dell'indice in generale e delle altre aziende contenute all'interno. Questo può essere applicato direttamente al nostro modo di operare. Comprendiamo subito come la concentrazione o la sovraesposizione ad un singolo asset o ad un singolo settore ci porta inevitabilmente a soffrire maggiormente quando quel settore o quell'asset viene colpito da un rischio non sistemico. Il secondo principio ci parla invece delle tipologie di trend di mercato, che secondo Dow sono 3. Il trend primario, che caratterizza la macrodirezionalità dell'asset, il trend secondario, che rappresenta invece i ritracciamenti e le oscillazioni interne al trend primario, e il trend minore, anche per importanza, perché rappresenta il rumore di fondo delle singole sessioni, la volatilità di breve termine. All'interno di questi 3 tipi di trend abbiamo 3 tipi di fasi, che sono la fase di accumulazione, dove gli investitori con asimmetrie informative accumulano posizioni sull'asset, la fase di partecipazione pubblica, dove il fatto che un asset sta performando bene raggiunge le orecchie della platea di speculatori,
e la fase di distribuzione, parte finale del movimento, dove gli investitori entrati presto scaricano le loro posizioni, gli speculatori diventano euforici e tipicamente abbiamo una sovraestensione del mercato con conseguente inversione. Il terzo principio parla del fatto che il mercato sconta tutte le notizie, spesso ancora prima che siano uscite sul mercato. Da qui nasce il famoso buy the rumor, sell the news. E questo fa parte della corrente di pensiero chiamata efficient market hypothesis, dove appunto si vede che il mercato ha un'efficienza perché sconta tutte le notizie disponibili. Alcune delle più famose moderne controtesi all'EMH sono la Noisy Market Hypothesis e la Random Walk Hypothesis. Bene, se volete un approfondimento unico sulla teoria di Dow, dove ci prendiamo un po' di tempo per analizzare dettagli e tecnicismi insieme, questo è il momento di mettere un bel like a questo video. Parliamo ora del quarto principio. Gli indici del mercato azionario devono confermarsi a vicenda. Infatti una sana correlazione tra indici dello stesso settore ci parla e ci comunica la salute di un trend. Al tempo Dow osservava per esempio la correlazione tra l'industrial e il transportation. Quando uno dei due iniziava a performare in maniera positiva, lui si aspettava che ci fosse una correlazione positiva anche del secondo, perché un industriale che produce tanto richiede un sistema dei trasporti che spedisce tanto, capite? E quando c'era una divergenza tra le due, magari l'industriale stava producendo, stava andando bene, però non risultava nei trasporti. Dove sta il problema? Dove sta la divergenza nascosta? Quinto principio, i volumi devono confermare il trend, per una questione di crescente partecipazione pubblica, semplicemente. E anche in questo caso osservare coerenze e divergenze tra l'andamento della price action e l'andamento dei volumi ci permette di trovare indicazioni importanti all'interno dei mercati. Sesto principio, un trend rimane confermato e tale fino a prova contraria. Questa prova contraria è naturalmente osservabile dalla combinazione di struttura di mercato e partecipazione volumetrica. Se non sai di che cosa si tratta la struttura di mercato, corri a vedere i nostri primi video di questa playlist. Bene, abbiamo capito sostanzialmente che la teoria di Dow ci permette di qualificare l'andamento dei vari impulsi, l'andamento delle varie fasi di mercato e ci dà delle regole generali nell'osservazione della salute di un trend. Arriviamo ora al secondo grande classico. Ralph Nelson Elliott voleva fornire una visione ampliata ed aggiornata alla teoria di Dow, introducendo miglioramenti nella comprensione delle dinamiche di impulso e ritracciamento. Per fare questo, oltre a studiare i mercati secondo le loro movimentazioni, Elliott cercò di applicare i concetti di un altro incredibile studioso della matematica, Fibonacci. Dow, Elliott, Fibonacci stesso ci insegnano che i movimenti del mercato sono influenzati dalla condizione psicologica dei partecipanti. Ma nonostante questo, la frattalità e la ripetizione di determinati pattern sui vari time frame temporali resta una luce da seguire nei momenti di buio. Nei meccanismi che stiamo per affrontare, l'aspetto psicologico ha un peso rilevante. E che uno trovi efficacia o meno ad utilizzare queste strategie, ciò che è evidente è che gli studi moderni conferiscono alla natura dei mercati uno stretto collegamento con la finanza comportamentale. Euforia e paura come sull'altalena, come sulle montagne russe. Grazie ad una serie di scritti come Il principio dell'onda o i riassunti pubblicati sul Financial World, e infine anche nella sua grande opera Nature's Law, The Secret of the Universe, abbiamo un'ampia letteratura fornita da Elliott riguardo alla sua teoria e quindi cercheremo di riassumerla nei suoi concetti fondamentali. Partiamo dalle super basi. Questa teoria si concentra sul qualificare impulsi e ritracciamenti. Gli impulsi tipicamente osservati come movimenti ondulatori da 5 onde e i ritracciamenti tipicamente osservati come movimenti ondulatori da 3 onde. Le tre regole alla base della qualificazione di un pattern definito onde di Elliott sono le seguenti. Regola numero 1. L'onda 2 non deve mai ritracciare più del 100% dell'onda 1. Questo è abbastanza chiaro. Regola numero 2. L'onda 3 non può essere mai la più corta del complesso di onde dell'impulso, quindi tra l'onda impulsiva 1, 3 e 5, la 3 non può mai essere la più corta. Regola numero 3, l'onda 4, quindi il secondo ritracciamento interno all'onda impulsiva, non può mai entrare all'interno della zona di contrattazione dell'onda 1. Bene, una volta che queste regole di base sono state appurate, possiamo fare valutazioni più approfondite utilizzando Fibonacci per integrare armonicamente forma, spazio e tempo. Partiamo dalla forma che queste onde di Elliott assumono, che è tra l'altro strettamente collegata ai numeri della successione di Fibonacci. Infatti, come possiamo notare, l'onda impulsiva è caratterizzata da 5 onde,
l'onda di ritracciamento da 3, il totale fa 8, 5, 3 e 8 sono tutti i numeri della successione di Fibonacci. E se andiamo in profondità nella visualizzazione interna dei trend delle due onde di impulso e di ritracciamento, andremo ad individuare altre 21 onde nella fase impulsiva e 13 nella fase di ritracciamento. Il totale fa 34, 21, 13 e 34, anch'essi sono parte della successione di Fibonacci. Scendendo ancora avremo impulsi da 89 e ritracciamenti da 55 onde, il totale fa 144, insomma, abbiamo capito il pattern. Per quanto riguarda lo spazio, Fibonacci può essere utilizzato per misurare ritracciamenti ed estensioni di questi movimenti ondulatori. Come livelli fondamentali all'interno dello strumento possono per esempio essere utilizzati il 38,2, il 50%, il 61,8 per le fasi di ritracciamento e il 100%, 161,8, 200%, 261,8 per quanto riguarda le fasi di estensione. Infine a livello temporale possono essere utilizzati gli strumenti chiamati serie temporali per osservare anche a livello temporale un'armonia nello sviluppo di questi movimenti ondulatori. Ecco, andando ad individuare livelli precisi, andando a qualificare per esempio i fasi di impulso, fasi di ritracciamento, con le serie temporali possiamo individuare dei livelli precisi in cui osservare movimenti di inversione e se messi in concomitanza con dei livelli orizzontali, quindi dei ritracciamenti o delle estensioni, ci possono dare dei segnali ancora più forti. Ora, io personalmente, per quanto sia affascinato da questa composizione armonica cosmica dei mercati, non ho trovato un reale vantaggio operativo nell'utilizzare questa teoria. Però sfido ognuno di voi a provare a testarla e a verificare se sul vostro asset preferito vi dà un vantaggio. Inoltre, Elliott afferma che poiché l'uomo è sottoposto a procedure ritmiche, i calcoli relativi alle sue attività possono essere proiettati molto lontano, con una giustificazione e una certezza finora irraggiungibili. Ora, ad ognuno il compito di verificare questa irraggiungibilità e queste giustificazioni, noi continuiamo con il terzo grande classico. Infatti, se finora ci siamo concentrati sull'osservazione del movimento ondulatorio, il nostro terzo protagonista di oggi ci costringe ad osservarlo sotto l'aspetto delle dinamiche che intercorrono tra le varie oscillazioni. Infatti Richard Emile Wyckoff era ossessionato da quell'80% del tempo in cui il mercato si costringe in fasi di lateralità. Sappiamo che il mercato passa la maggior parte del tempo in lateralità e una piccola parte invece in fase esplosiva. Nelle fasi di lateralità ricerca un valore equo di mercato condiviso dagli investitori e che favorisce la maggior parte degli scambi, e nelle fasi di impulso invece è mosso da qualche sbilanciamento che porta alla ricerca di un nuovo fair value. Bene, pensate che il signor Wyckoff entra a contatto con i mercati all'età di 15 anni come runner di borsa, come portaborse e porta ordini all'interno dei principali exchange. E le informazioni che ha estrapolato e codificato al suo tempo ancora oggi ci stupiscono per precisione ed efficacia. La teoria di Wyckoff si concentra su una serie di regole che qualificano il momentum e la forza del mercato in fasi particolari del trend, cercando di comprendere se gli operatori istituzionali, da lui definiti come uomo composito, stanno accumulando o distribuendo. Per questo ci aiuta a qualificare gli impulsi come se fossero dei dealing range, con una linea intermedia del 50%, al di sopra del quale ci troviamo in una situazione premium dove vorremmo vendere e al di sotto della quale invece ci troveremo in una situazione discount dove vorremmo invece comprare. Ma non si ferma qui, Wyckoff ci aiuta a qualificare con estrema precisione le fasi di accumulazione e distribuzione, alle quali assegna nomenclature e fasi temporali ben precise. Andiamo a vedere le classiche schematiche di Wyckoff e parliamo un po' di che cosa rappresentano questi numeri, questi nomi, questi elementi, per capirci qualcosa di più insieme. Andiamo. Benissimo, eccoci arrivati alla classica accumulazione di Wyckoff. Come possiamo vedere, è suddivisa in fasi temporali, fase A, fase B, fase C, fase D e fase E, in cui abbiamo dei diversi punti, come per esempio il preliminary support, il selling climax, l'automatic reaction dopo il climax di vendita, il secondary test, quindi il test del climax, e poi entriamo nella fase di lateralità, dove avviene la parte più frenetica degli scambi. Abbiamo un secondary test in phase B e poi entriamo nella fase di induzione, dove abbiamo spring ed eventualmente lo spring test, quindi induciamo una direzionalità per poi prendere la direzione opposta. La fase finale è caratterizzata proprio da sign of strength, last point of support e al cosiddetto jump the creek, quindi l'uscita dalla fase di accumulazione.
Mentre per quanto riguarda le fasi di distribuzione, anche qui abbiamo le stesse fasi temporali A, B, C, D, E, cambiano leggermente i nomi. Abbiamo un preliminary supply, un preliminary point of supply, un buying climax al posto del selling climax, sempre l'automatic reaction e il secondary test, e poi la fase dinamica, dove possiamo avere i primi sign of weakness, prime fasi di uptrust, quindi movimenti che sbilanciano la fase del range. Infine abbiamo il movimento di induzione, che in questo caso è chiamato uptrust after distribution, non più spring, e poi gli elementi precedenti, quindi il sign of weakness, il last point of supply e il cosiddetto break the ice, che è la fase di uscita dal momento di distribuzione. Bene, l'utilizzo di questa teoria è ormai largamente diffuso all'interno delle principali scuole di pensiero sul trading, nei floor istituzionali, e anche i novizi trader retail iniziano a conoscere gli scritti e le teorie di questo grande autore. Questo ha portato i mercati a sviluppare anticorpi naturali contro quella massa di trader pronti a tradare break the ice e jump the creek, e quindi bisogna essere bravi a contestualizzare ogni movimento e ogni strategia al proprio asset preferito. Un aspetto che ci tengo a condividere con voi prima di passare al quarto grande classico è il concetto di sforzo contro risultato. Infatti, se stiamo aspettando la rottura di un livello o vogliamo entrare a favore di un trend, dobbiamo sempre verificare l'intensità della partecipazione a quel movimento. Ma non solo, questa partecipazione a livello volumetrico che effetti sta generando? Sta avendo l'effetto sperato o nonostante tutto lo sforzo volumetrico non sta riuscendo a portare a casa il risultato? Grazie alle risposte a queste domande in maniera precisa e basata sui dati possiamo migliorare incredibilmente le nostre performance come traders. Arriviamo ora al quarto ed ultimo grande classico della lezione di oggi. William Delbert Gunn, diciamolo, era sicuramente un personaggio particolare. Nato nel 1878 e morto nel 1955, era membro della massoneria, appassionato di antiche formule matematiche e studi sugli astri. Infatti, applicando queste metodologie di natura antica alle proprie strategie di trading, Gunn aveva sviluppato un piano incredibile per prevedere con precisione millimetrica i bottom, i top e gli eventi temporali, quindi anche a livello temporale, di che cosa sarebbe accaduto nei mercati nei settimane, mesi e anni a seguire. Pensate che nel 1909 giornalisti e membri di varie istituzioni finanziarie, strabiliati dalla capacità di prevedere il mercato da parte di Gunn, chiesero una dimostrazione di trading live. E pensate che operò oltre 250 trade in un periodo di soli 25 giorni con un win rate incredibile del 92%. Le sue strategie rimasero per lo più segrete e accessibili tramite lezioni private solo agli alti ranghi della massoneria. Strumenti come il ventaglio di Gunn, il quadrato dei 9, i vari fattori temporali provano ad aiutare con la decodifica dei mercati, ma come abbiamo visto con Wyckoff e come abbiamo visto anche con Elliott, bisogna sempre essere in grado di contestualizzarle al momento corrente, al momento attuale, verificarne l'efficacia. Ma allora che cosa significa che Gunn era preciso? Quali sono questi livelli di precisione? Vediamolo subito insieme parlando della teoria di Gunn. Allora, non entreremo nei dettagli veri e propri della teoria di Gunn, perché in primis la vera teoria è nascosta nei suoi testi esoterici e tramandata dai suoi alunni più fidati. Inoltre, perché non voglio illudervi del fatto che tracciando il quadrato dei 9 sarete in grado di prevedere le prossime guerre o le prossime recessioni. Voglio però leggere con voi alcuni passaggi del suo libro Tunnel Through the Air, perché sono davvero strabilianti. Vediamoli insieme. Eccoci arrivati, siamo a pagina 82 del libro Tunnel Through the Air, pubblicato nel 1927. Attenzione, 1927, ok? E in questo paragrafo leggiamo che le guerre non sono ancora finite e l'Europa passerà delle condizioni problematiche. Infatti tutto il mondo passerà attraverso un periodo davvero negativo tra il 1926 e il 1932. Questo scritto nel 1927, ok? 1926-1932 si creavano le basi per... Sappiamo che cosa successe successivamente. Conferma inoltre che tra il 28, il 30 e il 32 ci saranno anni di fame, depressione e condizioni di business appunto depresse e panico, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. Crollo del 29, vi ricorda qualcosa? Questo è scritto nel 27, ragazzi, ok? Ma non finisce qui, non finisce qui, guardate qui, un altro periodo negativo per gli Stati Uniti d'America sarà tra il 1940 e il 1944, scritto tra i 13 e i 17 anni prima della Seconda Guerra Mondiale, ok? Incredibile livello di previsione. Ma vediamo un altro punto, perché uno dice sì, vabbè, le date possono essere semplici. Ora vi faccio vedere come nel 27 ha predetto con grandissima precisione anche avvenimenti concreti. Andiamo a pagina 278. Ecco, qui, in questo paragrafo, possiamo leggere qualcosa di davvero strabiliante.
Il governo degli Stati Uniti d'America ha paura che il Giappone possa compiere il primo attacco sulle coste del Pacifico, intorno a Los Angeles o San Francisco, e questo li ha portati a sviluppare la flotta all'interno delle coste del Pacifico. Questo verrà provato come uno dei più grandi errori della guerra. Infatti, nel momento in cui le navi sono state schierate all'interno del Pacifico, il Giappone ha attaccato sul lato aereo. Con i loro velivoli silenziosi hanno iniziato a lanciare bombe letali da grande altezza. Le antiaeree al di sopra dei ponti delle navi sono stati inutili perché gli aerei volavano a così alta altitudine. La sconfitta era definitiva e pesante e solo poche navi da battaglia si sono salvate dalla completa distruzione del primo attacco. Pearl Harbor vi ricorda qualcosa? Ragazzi, la capacità di prevedere certi avvenimenti da parte di Gunn è ineluttabile. Ok, non ci ha lasciato testi, non ci ha lasciato regole, l'unica cosa sono questo libro un po' criptico, un po' esoterico. Cosa dobbiamo sapere di Gunn? Vi aiuto io. Ci ha lasciato un testo di oltre 20 regole che possono essere applicate alla nostra metodologia di trading e darci un deciso vantaggio sul metodo con cui siamo abituati ad operare. Vediamole insieme. Bene, non andremo in ordine a leggere tutte le 20 regole, cercherò di riassumervele in macro categorie che possono darvi una mano. Infatti, una delle prime categorie parla proprio della compartimentazione e della diversificazione del rischio, come per esempio visto nella regola 1 e nella regola 8. Successivamente ci parla di gestione del rischio, gestione del drawdown, gestione della quantità di trade, come per esempio nella regola 2 e nella regola 3. Un altro elemento è la selezione precisa dei punti di ingresso e di uscita dal mercato. La selezione di buone coppie che siano in trend e che diano i cosiddetti segni di vita. Questi elementi li possiamo rivedere nella regola numero 5 e nella regola numero 7. Viene poi rinnovata l'importanza di non permettere all'emotività di influenzare le tue decisioni di trading, bensì di utilizzare degli ordini per liquidare le posizioni in automatico, e questo lo possiamo osservare nella regola 10 e nella regola 13. Suggerisce di calcolare preventivamente il tuo rischio rendimento e di renderlo coerente con il tuo tasso di vittoria, come espresso nella regola 15. Non entrare in overtrading, verrai pagato per la qualità delle tue analisi e non per la quantità di fees che paghi all'exchange o al broker. Questo è evidente dalla regola numero 17. Non sposare una direzionalità di mercato. Questa regola è fantastica per gli operatori del mondo cripto. Opera sia al rialzo sia al ribasso. Infine, solo essendo pronti al miglioramento con la redazione di un giornale di trading, possiamo notare quali patologie emotive ci penalizzano maggiormente e lavorare duramente per correggerle. La regola 6, 9, 12 e 14 parlano proprio di questo. Una delle regole più interessanti che probabilmente hanno garantito il successo a Ghana è stata proprio la regola numero 4. Ma anche la regola numero 16 e la regola numero 24 non sono da sottovalutare per ottenere degli ottimi risultati all'interno della propria carriera di trading. Insomma, cripto investitori, siamo arrivati alla fine di questo episodio storico e memorabile. Abbiamo affrontato come non mai le grandi teorie classiche che ci hanno portato ad analizzare i mercati come lo facciamo oggi. Per questo io vi ringrazio per aver partecipato e per il supporto che ogni volta date al nostro canale. Io ci tengo inoltre a ringraziare il nostro sponsor YouHodler, una piattaforma di trading di cripto che ci permette di ottenere un succulento bonus sui nostri depositi. Infatti il 100% di quello che depositiamo andrà a creare un pacchetto bonus che ci permetterà di incrementare del 20% le nostre operazioni di trading. Quindi provatelo e fateci sapere come vi siete trovati. E mi raccomando, ragazzi, non utilizzate mai gli exchange come piattaforme di deposito, ma solo come piattaforme di trading. Per il deposito e la custodia esistono gli hardware wallet, per il trading e l'attività speculativa esistono gli exchange. Non mischiamo i due elementi perché i danni potrebbero essere irreparabili. Infine, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se disgraziatamente ancora non l'aveste fatto, lasciare un bel commento e un bel mi piace per boostare questo video e farlo arrivare a più persone possibile. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Che ci fai ancora qui? Fuori di qui!